Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di come rispondere ad un grazie. Una ragazza mi ha ringraziato per averle consigliato il libro che vedete nella storia e io ho ripostato la sua storia scrivendo figurati. E molte persone mi hanno chiesto che significa figurati? Allora mi è venuto in mente di fare un video su questo argomento e di proporre una versione aggiornata di questo video, perché in realtà avevo già fatto questo video tanto tempo fa, ma è un video un po' vecchio. Non andatelo a cercare, guardate solo questo. Come rispondiamo noi italiani a una persona che ci dice grazie? Ci sono varie opzioni. L'opzione più classica è prego. Se qualcuno vi dice grazie, vi ringrazia. La cosa più normale, più naturale e più classica è dire prego, prego. Ma ovviamente nell'uso quotidiano della lingua ci sono anche altre espressioni e altre forme che sono molto utilizzate. Quindi accanto alla formula classica prego coesistono altre espressioni. Vediamo quali sono queste espressioni. Cominciamo proprio dall'espressione che è oggetto della domanda. Figurati, che è la versione informale, oppure si figuri, che invece è la versione formale. Quindi a un vostro amico direte figurati, a una persona che non conoscete, per essere gentili e educati, direte si figuri. Questo è un bel modo di rispondere ad un grazie e devo dire che insieme a prego è un'espressione molto italiana. Accanto a si figuri, quindi la versione formale, troviamo anche si immagini. Si immagini. Questa è un'espressione che forse è poco usata nella conversazione di tutti i giorni e comunque si usa con la forma di cortesia. Veniamo ai modi di rispondere a grazie che sono invece molto più trasparenti per quanto riguarda il significato, perché sono molto più facili da tradurre. Si figuri, figurati. Sì, lo traduciamo con you're welcome e altre espressioni in altre lingue, ma in realtà non è una traduzione diretta, è semplicemente la traduzione della funzione linguistica. Di niente e di nulla. Queste due espressioni sono praticamente la stessa cosa perché nulla e niente sono sinonimi. Quindi di nulla, di niente. C'è un'altra espressione molto interessante che è non c'è di che. Non c'è di che. Questo è un altro modo per rispondere ad un grazie ed è un'espressione che mi piace molto. Non c'è di che. È l'abbreviazione di un possibile non c'è di che ringraziare, quindi non devi ringraziarmi. Potremmo tranquillamente tradurlo con don't mention it. Ripetiamo tutte queste espressioni insieme. Prego, figurati, si figuri, si immagini, di nulla, di niente, non c'è di che. Sto editando il video e mi sono resa conto che devo aggiungere un'informazione. Infatti, io mi ritrovo spesso a rispondere grazie a te oppure solamente a te o nel caso della forma di cortesia grazie a lei oppure solamente a lei. Quindi grazie a te, grazie a lei. Questo è un altro modo molto comune di rispondere a grazie. Qual è il modo più comune di rispondere ad un grazie nella vostra lingua? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Fatemi anche sapere qual è la risposta che preferite tra tutte le espressioni che vi ho illustrato in questo video. Io vi ringrazio molto
per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!